questo per chop, una registrazione delle prove. E questo chop l'abbiamo tagliato e praticamente... Giuliano ha portato un brano tratto dal secondo disco di Kiki. Illustraci il processo creativo attraverso gli stems di questo progetto. Banalmente dall'idea iniziale da cui siete partiti, o se è nata già così e poi è stata vestita. Allora, in realtà il punto di partenza, proprio il punto zero, non ricordo se fosse già una bozza di Claudio in termini di melodica, cioè di linea melodica, o era partito da un giro di chitarra. Però diciamo che, siccome non ricordo precisamente, ti dico quello che succedeva più spesso. Assolutamente. O meglio, le due fasi erano queste. O ci trovavamo in studio, soprattutto nel secondo disco, ci trovavamo in studio e iniziavamo a scrivere qualcosa, in termini proprio di pattern armonici, melodici, ritmici e quant'altro, ognuno con i propri strumenti, perché poi Claudio arriva dall'hip hop, quindi lui ha un approccio molto da beatmaker. Che si nota, noto tanti chop di piano. Però vedi, per assurdo, quei chop lì sono stati non voluti da Claudio in modo diretto. Nella fase di produzione, e quindi qui ritorno forse a quello che stavo dicendo prima, ci trovavamo all'inizio da lui in studio, poi ci siamo spostati da me per le recording anche, e quindi tutta la fase poi di mix, da cui poi sono venute fuori altre pillole di produzione tipo i chop, non derivano da un approccio iniziale, quindi è in realtà quasi un controsenso vista l'indole. Certo. Però la cosa bella in realtà era proprio questa. Poi una delle cose che è stata un po' la linea in termini di suono nella produzione è stata proprio l'elettrica baritona. Immaginavo. Perché in realtà, o meglio, qua ovviamente parlo polarizzando il discorso dal mio punto di vista. Ovviamente. Cioè, questo è comunque sempre, bisogna sottolineare sempre che è un lavoro di squadra. Assolutamente. Per cui io lo sto dicendo, ma in questo momento è sicuramente una cosa che guarda dal mio punto di vista. Quindi, stai indossando i tuoi occhiali sulla situazione. Inevitabilmente sì. Per cui io guardo questa cosa e dico: la baritona per me è stata fondamentale in questa produzione e in molti pezzi, perché è quel suono che nel momento in cui la vai a tirar fuori i primi accordi ti dà una sorta di veste che dà sia profondità che ritmo, e il fatto che ci sia quelle frequenze che solitamente una chitarra non hai ti dà degli stimoli creativi. Anche in fase di arrangiamento sicuramente ti fa gestire la cosa in modo diverso. Esattamente, per cui questo questa cosa qui che poi arriva NDI direttamente? No, perché arriva anche qui da un discorso molto più radicato, se vogliamo, e cioè a me piace riprendere le cose in DI ma poi riampare tutto, perché passo da un muro di pedali che magari ho diciamo collezionato nel tempo e vado poi a scolpire di volta in volta. In questo caso ero già passato da tutti i pedali. Quindi avevi già la traccia. Sì, quindi stavo registrando l'ampli. E quest'ampli in realtà passava appunto da chorus, drive, per poi passare invece nella channel strip da uno sketch cassette, che è un pochino la vibe, gli dà la vibe generale. Esattamente. Da questa poi nella seconda parte si aggiungono le elettriche. Questo è bellissimo. Bellissimo il contrasto di questo shimmer dietro. Che è uno stacco. Quello shimmer lì è un pedale preciso che si chiama Reverb X. Che è un pedale del Ranger FX. E questa cosa che tu appunto stai chiamando shimmer, giustamente, è un riverbero drivato gateato. Caspita, praticamente alla McGee in un certo questo senso. Pedale, sì, questo pedale riceve il segnale, ha un riverbero che parte come coda, però ha un gate. Quando si apre il gate va nell'overdrive, tutto all'interno del pedale. E quindi questo è uno stack di chitarre elettriche tra armonici, oltre agli armonici ci sono delle parti proprio di fraseggio, vari fraseggi che si interscambiano, che si aggiungono, che però fanno la parte medio-alta, perché poi sulla bassa invece c'è la baritona. Già così il layer di chitarre completo, bellissimo.
Questa cosa qui poi in realtà si aggiunge a tutto quello che poi è stato il drum beat, perché poi anche qui quando tu mi dici da dove è partito tutto, probabilmente è un discorso, la melodia è quasi alla fine, cioè avevamo, se non ricordo male, avevamo il ritornello che Claudio aveva scritto come melodia o le strofe. Ora so che sembra caotico, ma è proprio questo il processo. Chiaro. Cioè, lavorare in flusso porta questo tipo di approccio. E poi da lì andare poi a scrivere tutte le varie fasi e poi andare a fare il suono, perché poi per esempio nel drum beat c'è una cosa legata proprio alla saturazione totale, che porta i transienti in faccissima, e però sembra cioppata. Letteralmente distrutta. Registrata in studio da te la batteria? O... Ecco, queste sono sono cose unite, perché abbiamo fatto sia delle batterie in studio registrate, sia dei campioni che avevamo già fatto e che quindi matchavamo e andavamo a cioppare e a layerare. Proprio un lavoro estremamente ibrido. Forse la cosa più plug and play, se vogliamo, è proprio la rec di voce, perché la rec di voce passa da una catena analogica 1073 più LA2A, proprio fisici. Che però vanno in un bus in cui c'è la saturazione e lo slapback, e in un altro bus che ha il delay. Probabilmente questa parte qui di voce, tipo questo, partiamo da qua. Urlerò che quella è casa mia, loro sono di passaggio, ci sarà ad urlare con me. Insieme alla saturazione, loro sono di passaggio, e poi insieme al delay, ci sarà ad urlare con me. Questo delay al suo interno ha un compressore che però va in sidechain con la main. Quindi quando la main attiva va giù il delay, quando si chiude la main apre il delay e quindi sentiamo le code. Insieme ovviamente a tutto il resto, per il momento è questo. Però che quella è casa mia, loro sono di passaggio. Di aggiunta a questo abbiamo questo stack. Il mare in autunno e se le nuvole diranno. Questo è proprio una cifra stilistica di Claudio, perché lui ha questo modo di layerare le voci e mettere l'autotune a tutte singolarmente, e quindi fare questi incastri che poi insieme a tutto il resto, che invece è tutta la parte più organica, creano un'amalgama che ci piaceva molto. Che non posso farlo. Anche qui insieme al resto, dimmi a dove tu si canta con me. Sì, danno quella spinta in più alla voce. Assolutamente. Al ritornello ci aggiungiamo un bass synth per dargli tutta la parte di sub che ci manca fino ad ora, anche se sappiamo che c'è la parte di baritona, ma alla fine dei conti poi in missaggio ci siamo resi conto che serviva un boost, quindi avere proprio veramente un'onda quadra praticamente. Sì, il mattone. Un Lego. Esatto. E qui sui sample FX sono quelli che poi diciamo che... Su questo ero curioso, cioè per quanto riguarda appunto i sample, da dove li avete presi? Allora, qui c'è... Notavo una chiacchierata più avanti. Sì, perché allora carino. Questo... proprio classic, diciamo che deriva un po' dai campioni vari di Claudio. Mentre questa parte qua, dove praticamente si sentono chiacchierate, band, bla bla, sono in realtà il minimo comune denominatore con tutti i dischi, perché in tutti e due i dischi ci sono dei suoni ambientali di chiacchiere in famiglia oppure e queste altre sono le prove. Questo è proprio veramente una sorta di dietro le quinte super nicchia. Sono le prove degli Yosh Whale. Claudio appunto Claudio ci ha suonato diverse volte. Questo per una registrazione delle prove. E questo chop l'abbiamo tagliato e praticamente veramente bellissimo. Che poi è diventato il lancio per poi fare i chop, quelli di cui ti parlavo prima, che quando stavamo provando a choppare, proprio ritornando, perché in realtà questa chitarra baritona adesso è choppata, ma perché
Questo chop qui in realtà deriva dal fatto che nella mia testa, e quindi poi nella condivisione nel flusso, era provare a richiamare il chop che avevamo fatto prima. Chiaro. Quindi dare una contestualizzazione al resto. Anche portarlo sul resto dell'arrangiamento. Esattamente. E poi abbiamo una parte di pianoforte vero qua, che però qui torniamo al discorso che facevamo prima quando chiacchieravamo, cioè del dare parte organica e asciugare, cioè poche cose in un determinato momento. Chiaro. Quindi arriva il pianoforte. Infatti molto raw, la registrazione è bellissimo, che si sentono anche il rumore del pedale, se messo in solo, bellissimo. Sì. Basta, quindi questa cosa qui ritorna, anche qui dando il chop insieme al resto. Esatto. Bellissimo, questa cosa l'ho ascoltata prima. Questa cosa qui del sentire è un richiamo del tema, cioè ci sarà da urlare con questa cosa qui è proprio per trovare sempre la parte melodica, per far sì che poi diventi una sorta di linea che tu puoi canticchiare, che poi, per quanto poi so benissimo che non parliamo di pop commerciale, però è un tema proprio di scrittura che poi torna che fa tornare tutti questi discorsi. Diciamo che forse una delle parti più caratteristiche di tutto il disco, e che fa il paio con quello che dicevamo prima, è questi cori rumi, che sono quelle cose che ho stressato Claudio per farle, non perché lui non le volesse, ma perché poi erano delle cose che erano talmente tanto tipiche che diventavano un po', come dire, quasi, ovviamente esagero, con nessun tipo di pretesa, però quasi iconiche del disco, per cui diventavano una sorta di di pattern che poi riutilizzavamo, e in tutti i pezzi li abbiamo utilizzati. Quindi delle voci che praticamente con l'R20 messo nella stanza, Claudio steso per terra e cantava. Pensavo fosse una room messa in post, invece proprio ok. C'è anche una room in post, ma partiamo dal fatto che non c'è prossimità qui, perché la prossimità è proprio lontanissima, e da cui poi deriva, infatti poi questi cori, quando poi arrivano in tutti, guiderò i tuoi occhi a vedere cosa non incredibile, perché portano il fuoco avanti e dietro, perché la prossimità della lead è qui. Esatto. Mentre tutto quello che è il room, la room, cioè il suono rummoso, diventa proprio una caratteristica del suono totale. Questa cosa molto molto interessante. E questa cosa qui l'abbiamo poi replicata come outro, perché la voce fade che se ne va, questa qua, se ne va, arriva sempre, per lasciare il posto ai cori finali e alla voce principale che abbiamo fatto chitarra acustica e voce direttamente su un microfono. Quindi fare una cosa molto come fosse dal plug and play, esatto. Cioè l'idea era quella di ricreare il cellulare, però in un contesto in cui realmente, ovviamente veniamo da una produzione, cioè. Ed è qua l'ultimo. Sta suonando. Entriamo. Canta porro tu con me. La gente sta suonando, noi ma canta più forte. Molto Bon Iver. Sì. Allora, questa cosa di Bon Iver assolutamente c'è, perché lo stack corale è inevitabile, che ti fa richiamare quel mondo lì. Adoro. Dall'altro lato è una cosa che è un po' un blend di cose, cioè tra appunto Dijon, tra Saya Grey con i richiami. Assolutamente, quel mondo lì come quel mondo lì. Richiamo. L'obiettivo nostro era comunque di avere una struttura, ma relativamente, ma non preoccuparci del fatto che potesse durare 2 minuti o 1 minuto o 3. Suonare, tirare fuori il flusso e tirare fuori il pezzo. Se avete domande da fare, chiedetele a Giuliano che ha prodotto il disco, oppure magari a Claudio. Certo, l'abbiamo prodotto insieme io e Claudio, per cui assolutamente. Lasciamo tutti i profili sotto. E poi è uno di quei dischi che abbiamo stampato in vinile.
auto, diciamo, finanziato e tutto, nel senso che poi alla fine come tutte le cose belle. Quindi in realtà c'è dietro, ovviamente c'è un'etichetta, però la realtà dei fatti è che poi per finanziarlo e per poter tirar fuori questa stampa in realtà, diciamo, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo cercato di unire le forze con il nome di On Our Own e tirar fuori un prodotto fisico da poter vendere in concerti e poter staccare solo dalla riproduzione digitale. Chiaro. Diciamo qui ci sarebbe da aprire un esatto, capitolo enorme, ma magari lo lasciamo nel prossimo video. Esatto, no, bellissimo. Grazie di cuore veramente per aver portato questo contenuto, perché penso sia di grande valore. Speriamo che abbiano apprezzato anche tutti coloro che stanno guardando il video. Fatecelo sapere nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi. Grazie ancora. Grazie a te, grazie a te. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Ciao a tutti.